Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa sfiziosissima maglia a mattonella che io in questo momento sto indossando monospalla perché mi sono calata la spallina per rendere la cosa ancora più sfiziosa. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato un filato che chi mi segue conosce molto bene, l'estate scorsa l'ho usato tantissimo, ed è il Polinesia. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 330 metri ed è 100% cotone Egitto non mercerizzato. Per quanto riguarda il colore scelto, scusate, sono andata a leggere perché non mi ricordavo, il colore che ho scelto è il numero 3, che appunto ha questo sfumato dall'azzurro chiaro che va poi a quello blu scuro, veramente sfiziosissimo. Per realizzare questa maglia, che è una taglia S, io ho lavorato con l'uncinetto il numero 3 e mi sono serviti soltanto 2 di questi gomitoli. La lavorazione è semplicissima, come vi ho detto è una realizzazione con le mattonelle. Ho realizzato una grande mattonella avanti e una dietro, larga tanto da arrivare a coprirmi le spalle. Vedete, se adesso me la aggiusto, vedete, mi arriva all'altezza spalle, solo che mi piaceva l'effetto di metterla con una spallina giù. Una volta quindi raggiunta la larghezza che vi serve per la vostra taglia, quindi io mi sono fermata a ripetere il motivo per 11 volte, quindi a crescere fino a che non avessi avuto 11 volte il motivo ripetuto, ma taglia M, taglia L dovete andare sicuramente a fare dei motivi in più rispetto a me. L'importante è che come larghezza voi arriviate alla larghezza delle spalle. Fatto quello, si va a cucire all'altezza delle spalle e si cuce di lato. Vedete che comunque andrà corta e a quel punto si continua la lavorazione sotto. Io ho fatto in modo di fare la stessa lavorazione anche della piastrella, per questo sembra comunque un vortice, sembra una maglietta fatta tutt'uno, invece sotto è lavorato poi dopo, ripetendo comunque gli stessi due giri della mattonella, solo che qui si vanno a fare gli aumenti, qua sotto no. E io ho lavorato anche il pezzo di sotto con l'uncinetto il numero 3, mentre voi, se dovete allargare un po', non dovete fare altro che passare un uncinetto di mezza misura più grande o di mezza misura più piccola se lo volete stringere un po'. È una prima volta che vi porto una lavorazione con la piastrella, con la mattonella, ma l'idea mi è nata perché chi mi segue sui social sa che io nel gruppo La Libertà di Uncentare e Sferruzzare sto appunto portando ogni giorno la realizzazione di una mattonella diversa, che io ho definito la rubrica Domani un'altra piastrella, mi piaceva un po' chiamarla così, e tra quelle che avevo realizzato questa mi aveva particolarmente colpito, soprattutto perché appunto ha questo motivo che sembrano dei vortici e l'ho trovata perfetta per lavorarla con il Polinesia, però voi giustamente potete utilizzare anche altri colori, non per forza il blu come il mio. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentando con Elsa, oppure potete taggarmi appunto sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare o su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro smanicato io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Polinesia e ho scelto quella che vado con lo sfumato del blu, quindi blu scuro, celeste, blu chiaro, vi ricordo che il colore è lo 03 e che è 100% cotone Egitto non mercerizzato. Allora, per realizzare il nostro smanicato noi faremo due grandi mattonelle, una davanti e una dietro, quindi vi faccio vedere come si fanno i primi giri per poi allargare questa mattonella. Lavorerò con l'uncinetto il numero 3, vado a fare il mio anello magico o cerchio magico, entro dentro e realizzo 2 catenelle, una e 2, che equivalgono alla mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse, quindi 1 2 e 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e di nuovo prendo il filo, rientro nell'anello magico e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e di nuovo prendo il filo, rientro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1
2, 3 e 4 e vado a tirare il mio filo per chiudere l'anello. Sono 4, diciamo, petali. Ho fatto quindi le 4 catenelle, entro dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme iniziali e vado a fare una maglia alta, una maglia bassissima. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare, mi alzo una catenella, vado dentro e vado a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, 1 e 2, scusate, 4 catenelle, 3 e 4 e di nuovo archetto successivo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto successivo e faccio di nuovo 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4. Ancora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho l'archetto di 4 catenelle, vado a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Chiudo il secondo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della maglia bassa. Terzo giro con delle maglie bassissime, con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 4 catenelle e vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Rientro dentro allo stesso archetto e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e di nuovo rientro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Dopo aver fatto quindi questo per 3 volte vado a fare una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo, quindi vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, rientro a 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione e ricomincio. Quindi in ogni archetto di 4 catenelle devo andare a fare 3 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme separati da 4 catenelle. Continuo così per tutto il terzo giro. Termino il terzo giro dopo aver fatto le ultime 3 maglie alte chiuse insieme, la catenella di separazione, entrando nelle 3 maglie alte chiuse insieme facendo una maglia bassissima. Quarto giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 4 catenelle. Mi alzo con una catenella e vado a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Sono all'angolo, quindi vedete qui ho le 3 maglie alte, i 3 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vado nell'archetto successivo e vado a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Adesso per passare dall'altro angolo vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Quindi vado nell'archetto di nuovo e vado a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Sono di nuovo nell'angolo e quindi vado a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Archetto successivo e di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Devo andare nell'angolo successivo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Sono nell'angolo e quindi di nuovo vado a fare le mie 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Archetto successivo e di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, scusate il filo,
3 e 4, 3 catenelle, 1, 2, 3, perché devo andare nell'angolo successivo, e di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e di nuovo archetto successivo, 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima maglia, la prima maglia bassa, e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così anche il mio quarto giro. E adesso rifacciamo di nuovo facciamo il quinto e vedrete come si iniziano a fare gli aumenti. Allora, andiamo a fare delle maglie bassissime fino a trovarci nell'archetto di 4 catenelle. Dove ho le 4 catenelle vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, le chiudo insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione. Vedete, io adesso devo andare a lavorare dove ho il lato e vado a lavorare in questa maniera. Entro dentro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, rientro di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, catenella di separazione, e vado dove ho di nuovo l'angolo, quindi le 4 catenelle, e a questo punto rifaccio di nuovo i miei 3 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 3 maglie alte non chiuse, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, rientro 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, rientro 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, catenella di separazione, e mi trovo nuovamente dove ho il lato, e quindi vado a lavorare non 3 gruppi ma solo 2 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi primo gruppo, una maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, mi ritrovo di nuovo nell'angolo, e nell'angolo vado a fare di nuovo i miei 3 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme. Continuo così quindi per tutto il quinto giro. Allora, io ho finito anche il quinto giro. Come vedete, la nostra piastrella si va ad allargare. I giri che andremo sempre a ripetere sono sempre quello con le maglie basse e questi con nell'angolo 3 maglie alte chiuse insieme, mentre nei lati soltanto 2 maglie alte chiuse, 2 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Adesso comunque io vi continuiamo a fare altri 2 giri insieme per farvi capire bene quello che dovete fare. Allora, con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 4 catenelle. Mi alzo con una catenella e vado a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Mi trovo nell'angolo, quindi devo andare a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto successivo e di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Adesso mi trovo nell'angolo, devo andare nell'archetto che ho qui nel lato, scusate, mi trovo nel lato, devo andare nell'archetto di lato e vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, 4 maglie basse all'interno dell'archetto, quindi 1, 2, 3 e 4, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e vedete mi ritrovo di nuovo dove ho l'angolo, quindi vado a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, archetto successivo, 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Sono di nuovo nel lato, devo andare a fare 3 catenelle, 1, 2, 3.
vado nell'archetto di 4 maglie catenelle, vado a fare 4 maglie basse, 2, 3, 4, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Sono quindi di nuovo nell'angolo, quindi devo andare a fare 4 catenelle. E poi di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Sono nell'angolo, quindi 3 sono nel lato, quindi 3 catenelle, vado nell'archetto e di nuovo 4 maglie basse, 2, 3, 4. 3 catenelle, sono di nuovo nell'angolo e vado a fare 4 maglie basse, 4 catenelle e di nuovo 4 maglie basse nell'archetto successivo, 3, 4, 3 catenelle perché sono nel lato, vado nell'archetto di 4 catenelle e di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e chiudo il giro facendo una maglia bassissima all'interno della prima maglia bassa. Vedete, questo è il giro di maglie basse. Man mano che andremo avanti, quindi la piastrella si allargherà, voi avrete sempre nell'angolo, dovete fare 4 catenelle, mentre ogni volta nei lati, che andranno sempre avrete molti più archetti di 3 catenelle. Adesso vi faccio rivedere anche come andare a fare di nuovo il giro con le maglie alte, per aver ben presente gli aumenti che si vanno a fare. Quindi con delle maglie bassissime andiamo dove abbiamo l'archetto di 4 catenelle, quindi nel nostro angolo, e di nuovo facciamo 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, rientriamo dentro e facciamo altre 2 maglie alte, chiudiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 4 catenelle, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, rientriamo, terzo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, 2 e 3, catenella di separazione, nell'archetto di 3 catenelle vado a fare invece solo 2 gruppi, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, rientro, altre 3 maglie alte chiuse insieme, 2, 3, catenella di separazione e vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle successive e di nuovo 2 gruppi di 3 maglie alte non chiuse, quindi chiuse insieme, quindi 3, chiudo, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, chiudo insieme, catenella di separazione, vado nell'archetto di 4 catenelle e di nuovo invece di 2 devo andare a fare 3 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2, 3, chiudo insieme, 4 catenelle, rientro, di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3, chiudo insieme, 4 catenelle, rientro e di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme, catenella di separazione e mi ritrovo di nuovo negli archetti di 3 catenelle. Quindi la lavorazione procederà in questa maniera: dove abbiamo l'angolo andiamo a fare 3 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme separati da 4 catenelle, dove invece abbiamo i lato, nell'archetto di 3 catenelle andiamo a fare 2 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e 4 catenelle. Ogni volta che finiamo di lavorare in un archetto facciamo una catenella di separazione, mentre per quanto riguarda il giro con le maglie basse, negli archetti laterali, quindi qui, che poi aumenteranno, si vanno a fare 4 maglie basse separate da 3 catenelle, mentre nell'angolo si vanno a fare 4 catenelle. Quindi, per farvi capire, qui andrete a fare 4 maglie basse, 4 catenelle, 4 maglie basse, 3 catenelle, 4 maglie basse, 3 catenelle, 4 maglie basse, 3 catenelle, 4 maglie basse,
4 catenelle. Quindi questo serve per aumentare sempre di più la nostra piastrella, e alla fine io vi dirò quanto mi è venuta grande la piastrella a me. Tenete presente che vi deve coprire le spalle, quindi dovete farla tanto larga che vi riesca a coprire le spalle, e poi andremo a fare la stessa piastrella anche dietro, ripetendo sempre le stesse cose e facendo lo stesso numero di motivi. Come motivi io vi andrò a contare qui, quindi non conterò il fiorellino centrale, ma andrò a contare gli angoli, quindi gli angoli con le maglie alte doppie, con le maglie alte chiuse insieme. Vi conterò 1, 2, 3, in modo tale da farvi capire quante volte ho ripetuto i 2 giri. Allora, io ho terminato le mie piastrelle e ho fatto in questa maniera: ho ripetuto i giri fino ad avere 12 angoli, quindi contando, come vi ho detto, non dal fiore ma partendo in questa maniera ho 11 angoli andando a salire, e ho fatto poi la stessa cosa dietro. Naturalmente ho finito con il giro di maglie basse. Adesso per me come larghezza va benissimo, perché come vi ho detto deve arrivare a coprirmi le spalle, e io adesso andrò a cucire i 2 quadrati qui all'altezza delle spalle, cucendo dall'esterno verso l'interno per 2 motivi, e farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Mentre per cucire lateralmente io andrò a cucire dal basso e lascerò liberi almeno intendo di archetti, qui di 3 catenelle, ne lascerò almeno 4, perché voglio che sia uno scaffo bello largo, quindi dovrei lasciarne 3, ma ne lascio 4, quindi dal quarto vado a cucire fino a giù. Naturalmente se voi volete più corto lo cucite di più, oppure se lo volete anche più largo cucite di meno, state sempre in base al vostro scalfo, quanto lo volete largo. Io lo voglio abbastanza largo, quindi lascerò 4 archetti di 3 catenelle liberi da entrambi i lati e andrò a cucire da sotto fino a giù. Stessa cosa da quest'altro lato. Terminate le cuciture vi farò vedere come continuare a lavorare sotto, perché vi accorgerete che arriva alle spalle qui, quindi vi copre le spalle, ma sotto comunque vi arriva, diciamo, quasi altezza vita. Quindi poi andremo a fare una lavorazione sotto, appunto, per far diventare il nostro smanicato più lungo. Quindi dopo aver cucito lateralmente vado nella parte sotto per fare i motivi, e il motivo per allungare la maglia, e il motivo per andare a allungare la maglia in realtà sarà sempre quello che abbiamo lavorato fino adesso, solo che vi faccio vedere come. Allora andiamo nell'archetto qui, io inizio dove ho la cucitura, quindi andiamo in questo primo archetto, andiamo con il filo, ci agganciamo e facciamo 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse per un totale quindi di 3, le chiudo insieme, 4 catenelle, rientro di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e ricomincio, quindi 3 maglie alte non chiuse, 2 e 3, chiudo, vado a fare 4 catenelle, rientro di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Quindi vedete, stiamo riprendendo lo stesso identico motivo. E infatti secondo giro, poi vi farò vedere comunque un attimo, noi andremo a fare di nuovo 4 maglie basse, 3 catenelle, 4 maglie basse. Adesso però io continuo a lavorare così per tutto il giro, terminerò, vi farò, come vi ho detto, vedere come fare il secondo. E poi naturalmente se voi avete bisogno di stringere la maglia passate a lavorare con un uncinetto di mezza misura rispetto a quello che state lavorando. Se dovete andare a allargare, stessa cosa, passate a un uncinetto di mezza misura più grande. Io adesso continuerò, come vi ho detto, a lavorare questo giro e poi vi farò vedere il secondo. Sono arrivata alla fine del primo giro, ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare la catenella e vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto all'interno delle 3 maglie alte chiuse insieme, e adesso vado a fare il mio secondo giro, che come vi dicevo consiste nel andare con una maglia bassissima all'interno dell'archetto, alzarsi con una catenella e realizzare 4 maglie basse, 3 catenelle, 1, 2, 3, parte opposta, di nuovo archetto successivo, 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia, archetto successivo, 4 maglie basse. Questi sono i 2 giri che andremo sempre a ripetere. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo.
cioè questi 2 giri per arrivare alla lunghezza desiderata, e poi mi fermo qui. Non farò alcun tipo di bordino né sopra né sotto né allo scalfo, ma lascerò la maglia così come è venuta. Allora, come potete vedere, io ho terminato la mia maglia. Dalla cucitura in giù ho ripetuto il motivo 6 volte, quindi 2 giri per 6 volte, e come lunghezza per me va benissimo. Naturalmente voi, se la volete più lunga, fatela più lunga. Come vi ho detto, ho lavorato sempre con il 3, quindi non sono andata ad aumentare e non farò nessun bordino né qui né intorno agli scalfi o al collo, quindi per me la maglietta è terminata.